Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel nostro canale. Oggi vediamo un bel esercizio con FreeCAD per la realizzazione del particolare che vedete sulla destra. Se fate fatica a vederlo, ecco qua un'immagine ingrandita che potete tramite un fermo immagine e con uno screenshot stamparvi per leggervi un po' tutte quelle che sono le quote principali. Vi ho già detto che è uscita la versione 0.19 di questo software che ho provato a utilizzare. Ci sono delle migliorie, ma ci sono anche delle imprecisioni che per adesso non mi convincono, non me lo fanno vedere come molto stabile, per cui mi concentrerò sulla versione 0.18. Non ha alcune funzioni che ha la 0.19, ma tutto sommato è molto completa. Quindi creiamo il nostro nuovo file, come sempre visualizziamo l'origine degli assi e cominciamo a lavorare. Ora, se io creassi direttamente i tubi che compongono e si incrociano tra loro, potrei avere dei problemi nel momento in cui vado a fare le intersezioni. Quindi partirò da dei pieni per arrivare poi a dei tubi. Le strade per poter creare questo elemento sono molteplici, si possono fare tramite l'intersezione e la sottrazione di solidi, si possono fare tramite degli sweep, ossia delle estrusioni. Io cercherò di utilizzare entrambe le strade. Vediamo cosa è meglio fare. Allora andiamo nel menu Part e cominciamo a vedere un tuboide, diciamo, chiamiamolo così, con un foro da 20 e un diametro esterno da 25. Quello che farei io in questo momento è crearmi un cilindro, lo chiamerei tramite il tasto F2 cilindro lungo esterno e vorrebbe essere questa zona la cui lunghezza prima di cominciare la sezione curva è data dalla somma di 23,75 più 51,25 che fa 75, ai quali noi dobbiamo andare a sottrarre il raggio di curvatura del nostro tubo. Vedete che parte da qua ed è perpendicolare, quindi 18 e 75. Quindi se io faccio 75 meno 18,75 ottengo 56,25. Quindi questo cilindro lungo esterno sarà lungo 56,25 mm e avrà un diametro di 12,5. Tramite il mio strumento di ridimensionamento lo faccio tornare a una dimensione adatta. Prendo il cilindro lungo esterno, lo copio, lo incollo, lo rinomino come interno e ne modifico il diametro a 10. Ecco qua. Dopodiché creo un altro cilindro, ne modifico il diametro a 12,25, il nome prima di tutto come cilindro corto esterno tramite il tasto F2, ricordatevelo, e l'altezza la farò diventare 50, ok, meno 18,75, quindi 50 .
31 e 25. Dopodiché lo farò ruotare rispetto all'asse X, angolo, asse, X a 1, Z a 0 di 90 gradi. Lavoriamo in più, quindi facciamo meno 90, eccolo qua, e lo sposterò di questi 75 mm verso Z. Ora però va sollevato di 18 e 75, quindi in Z, pardon, in Y 18,75. Eccolo qua. Prendo il mio cilindro corto esterno, lo copio, lo incollo, ne cambio il diametro allora cilindro corto esterno, cilindro corto, allora quello da 10 F2 diventa interno, l'altro diventa esterno ed è 12,25 e qua io vedo i due cilindri. Ora devo collegarli secondo una traiettoria raggio 12,75. Facciamo un salvataggio ogni tanto, chiamiamolo esercizio del tubo. Perfetto. Come faccio? Devo creare questa traiettoria. Per creare questa traiettoria, vediamo se non sbagliamo, andiamo in draft. Vedete che in draft mi si apre una sorta di carta millimetrata che io vedo rispetto al piano YX. Premo il pulsante auto e gli dico no, lo voglio sul piano YZ e si sposta effettivamente la mia carta millimetrata. Ora qua il diciamo difficile è fare in maniera corretta la traiettoria. Forse nell'ambiente sketch poteva venire meglio, però vediamo cosa si può fare. Si può prendere il tutto, per esempio, e spostarlo in placement, in posizione rispetto a Z di meno 75 mm. Però non so perché mi spariscono questi. Modifica, annulla. Se sposto, diciamo che questa è una sorta di bug. Allora, in questo caso mi vado a creare un raggio e gli do io le coordinate, quindi coordinata in Z, in Y e in X non va data, quindi in X la lasciamo 18,75, 56,25, 18,75. Perfetto, abbiamo fatto il nostro arco. Ecco che abbiamo fatto il nostro arco. Fatto il nostro arco,
noi dobbiamo selezionare dei piani per creare un solido che abbia questo percorso. Quindi, prima cosa da fare, prendiamo il cilindro lungo esterno e premiamo barra spaziatrice, il cilindro corto esterno e premiamo barra spaziatrice. Poi, con questo tastino qua, crea un oggetto FaceBinder, andiamo, lo premiamo, scusate, cancelliamo, andiamo a selezionare una faccia e premiamo FaceBinder. Ecco che ha creato un piano tondo in questa zona. FaceBinder è quello. Poi premiamo questa superficie e premiamo FaceBinder. Vedete? FaceBinder e FaceBinder 01, ricordiamoceli. Torniamo in Part, Utility per lo sweep. Vedete? Prendiamo FaceBinder con la freccina, lo portiamo a destra. FaceBinder 01, la freccina lo portiamo a destra. Premiamo Crea solido e percorso sweep. Selezioniamo il nostro arco come percorso sweep. Per magia, fatto. Ok, il nostro tubino è fatto. Ora dobbiamo dedicarci alla parte esterna, quindi barra spaziatrice su sweep, anzi tutto questo lo uniamo in un unico tubo interno, quindi sweep, tasto control premuto, unione di forme. Perfetto, abbiamo il nostro elemento fusion che chiameremo interno. Barra spaziatrice per eliminarlo dalla nostra vista. Andiamo su questo FaceBinder e lo cancelliamo. Lo facciamo dopo questo perché ho un piccolo dubbio. Allora, cilindro lungo esterno, barra spaziatrice per vederlo, cilindro lungo esterno, barra spaziatrice per vederlo. Torniamo in Draft, cliccando in questo punto e non in questo, creiamo un nuovo FaceBinder, vedete che lo chiama 02, cliccando in questo punto creiamo il FaceBinder 03. Disabilitiamo la griglia che non ci serve più. Torniamo in Part, Utility per lo sweep. A destra il FaceBinder 02, a destra il FaceBinder 03, crea solido, percorso sweep, selezioniamo il percorso sweep, gli diciamo fatto ed ok. Perfetto. Control premuto, selezioniamo tutti e tre e gli uniamo. Fusion F2 diventa esterno. Ok? Gli diamo il nostro ok. L'arco non ci serve più, lo andiamo ad eliminare. A questo punto lasciamo l'interno momentaneamente non visibile. Di cosa dobbiamo andare a preoccuparci? Ci andiamo a preoccupare di questi due tubini. Quindi, dove è posizionato questo tubo? A 23,75. Che diametro ha? 15 e 20. Perfetto. Premiamo Left e creiamo un cilindro. Un cilindro, diametro interno da 7,5, lunghezza per adesso diamogli 40, poi valutiamo. Allora, angolo rispetto a X
90 gradi. Va benissimo. Dobbiamo spostare questa faccia, che è qua, di 28,75 in y più, quindi 28,75, e di 23,75, eccola qua, in z più, quindi 23,75. Vedete che è molto lungo, che sborda fuori. L'altezza la abbassiamo, possiamo, vedete, taccate, arrivare a quanto serve a noi, un po' di più. Ok, questo è il nostro cilindretto esterno che si trova in questa zona. Lo copiamo, copia, gli diciamo incolla, e adesso vediamo di non confonderci, quindi questo lo chiamiamo F2 foro, che andrà sottratto al momento opportuno. Questo lo chiamiamo momentaneamente esterno. Vabbè, non me lo vuole modificare. Ah, perché c'è già un esterno. Eccolo qua. Ora facciamo anche il collare. Il collare è alto 3,75 ed è diametro. Ah no, il collare è un altro tipo di elemento. Ok, eccolo qua. Del collare ci occuperemo per ultimi, perché non è facile, e poi vedremo il perché. Ora, in questo momento, occupiamoci solo ed esclusivamente del nostro esterno, che abbiamo detto essere diametro 20, quindi raggio 10. L'esterno lo andiamo a unire all'altro esterno, quindi CTRL, unione di forme. Il Fusion 02 diventerà sempre il nostro esterno. Eccolo qua. Ma noi il foro, e lo chiamiamo foro verticale, dopo vedrete perché verticale. Ok, ora preoccupiamoci di questo tubino qua. Questo tubino qua è un tubino orizzontale, quindi creiamolo, cilindro, sempre diametro 20, quindi raggio 10, lunghezza, noi possiamo dargli una lunghezza di 36,25, 36,25, andare a spostarlo posizione di Z75 e sollevarlo di 17,5, quindi 50, 32 mm e mezzo in Y, 32,5, ed eccolo in posizione. Perfetto. Ne creiamo una coppia
la incolliamo, gli cambiamo il raggio a 7,5 e lo chiamiamo foro orizzontale. E adesso comincia un bel lavoretto. Attenzione, dobbiamo mettere anche il collare prima del lavoro, il collare e il quadro. Quindi il collare è un tondo, spesso 5 mm, raggio, aspettate che non lo vedo, lo guardo di qua, 5 mm, diametro 57,5. Quindi creiamo un cilindro alto 5, diametro 57,5, quindi 28,75. Eccolo qua. E lo uniamo a esterno 02. Eccolo qua. Control, unione, fusion, F2 e continuiamo a chiamarlo esterno. Ci preoccuperemo dopo di fare questi bei forellini. Poi abbiamo questo, un quadrotto da 50, alto 5 mm, quindi un bel cubotto alto 5 mm, 50 per 50. Lo sposteremo secondo x di 25 mm, posizione x meno 25, lo sposteremo secondo y, pardon, secondo z di 50 mm e lo alzeremo quanto basta in y, ossia, vediamo la quota, 45 mm. Andiamo a praticare per comodità gli smussi in questo momento, quindi andiamo a selezionare con il tasto CTRL tutti gli spigoli e con l'utilità di raccordo li portiamo a 5 mm. Dopodiché premiamo sull'ultima forma fatta e su esterno gli fondiamo, gli rinominiamo come esterno. Dobbiamo andare, mi sono dimenticato di aggiungere il cilindro esterno, sempre esterno, quindi uniamo anche queste due forme, unite, fusion lo chiamiamo sempre esterno, salviamo il progetto perché adesso uno sbaglio ci può costare caro e andiamo prima di tutto a togliere a esterno il foro orizzontale, il foro verticale, andiamo a rivedere il nostro esterno e andiamo a togliere anche il nostro esterno. Vediamo se il nostro lavoro è stato fatto bene. Cosa notiamo? Notiamo che c'è ancora la presenza di una sorta di tappo che è il famoso face binder. Lo andiamo a cancellare. Vedete che
non ci sono più, sono quei piani che noi abbiamo utilizzato per fare la traiettoria. Dobbiamo proprio cancellarli. Come vedete, il nostro elemento comincia a prendere decisamente una bella forma. Ok? Benissimo. Andiamo a praticare questi 4 fori a diametro 47,5 fuori del 4. Quindi creiamo un cilindro, gli diciamo raggio 2, foro del 4 va bene, eccolo qua, lo spostiamo 47,5, quindi 23,75 rispetto all'asse X, quindi X 23,75 e andiamo in draft per creare un array. Un array è una ripetizione di forme che può essere fatta o rispetto a un singolo asse oppure in maniera polare rispetto al centro degli assi o a un centro da noi prestabilito. Quindi numero di ripetizioni polari 4. Il nostro array è stato creato, andiamo a selezionare la nostra forma principale, con il tasto CTRL selezioniamo l'array, torniamo in part ed eseguiamo una sottrazione di forme. Il nostro foro è belle che fatto. Stesso discorso per questi 4 forellini che abbiamo qua. Quindi era meglio farli subito quando avevamo la nostra forma in questa posizione, non l'abbiamo fatto, ci toccherà contare un po' di più. Sono anche questi fori da 4, vediamo, no, 4 fori diametro 5, quindi sono fori da 5. Creiamo il nostro cilindro base, innanzitutto lo ruotiamo secondo l'asse y di 90, secondo l'asse x di 90 gradi, meno 90 in questo caso direi. E cosa facciamo? Gli diamo il raggio giusto 2,5 e cominciamo a spostarlo prima in z, pardon, in y, in una maniera che poco ci importa, e poi in z di 75 mm. Vedete che siamo in centro. Bene, ora abbiamo un 40x40x40, quindi 20 mm in tutte le direzioni. Allora facciamo copia, incolla 1, incolla 2, incolla 3, cilindro 1, placement, puntini, applica in incrementale. A noi interessano l'y e la z, quindi 20, ho sbagliato, scusate, mi sa, l'x e la z, quindi 20 e 20, applica, clicchiamo su un altro, 20 e meno 20, applica, clicchiamo su un altro, meno 20 e 20, applica, clicchiamo sull'ultimo, meno 20 e meno 20, applica, ok. E adesso uno alla volta gli andiamo a sottrarre la nostra forma. Clicchiamo sulla forma col tasto CTRL su 1, sottrazione, clicchiamo sulla forma col tasto CTRL e così via.
Perfetto. Salviamo. Andiamo a smussare un po' di angoli, quindi col tasto CTRL premuto. Giriamo la forma. Andiamo a cliccare su tutti quelli che saranno poi spigoli vivi. E gli diciamo utilità smussa gli spigoli 3 decimi, 4 decimi, 5 decimi, quello che ci piace di più. Ok, e ce l'ha fatta. Idem possiamo farlo anche qua, non so se devo fare tutto il percorso, adesso lo vediamo, lo scopriamo, ma di solito no. Perfetto, tutto smussato. Torno indietro. Ho sbagliato perché qua avrei dovuto attaccarci questa forma particolare che adesso dobbiamo pensare a come realizzarla, perché vi dico che questa è forse la parte più complicata. Quindi io avrei pensato di realizzare questa flangia, che ora andiamo ad ingrandire per comodità e leggerla bene, disegnandomi la pianta stessa della flangia ed estrudendola nell'ambiente Sketcher. L'ambiente Sketcher mi permette di fare dei disegni. Questa flangia io la andrò a creare come un elemento a parte che importerò poi. Quindi in un file nuovo creiamo un nuovo file, nominiamolo come flangia, e passiamo all'ambiente Sketcher. Se voi arrivate da AutoCAD o comunque dal disegno a 2 dimensioni, farete un po' fatica a diciamo cominciare ad avere a che fare con questo ambiente, perché non darete delle dimensioni quando costruite una linea, ma un vincolo dopo averla costruita. Cominciamo e cerchiamo di capire. Creiamo un nuovo sketch, creiamolo secondo il piano YZ. Perché YZ? Perché se noi andiamo a vedere questa vista, noi la andremo a posizionare in YZ. Se sbagliamo piano basterà farla ruotare, non è un problema. Ora, come prima cosa, creiamo una linea nello schizzo. Quando noi creiamo una linea, c'è una sorta di snap oggetto sulla griglia che mi permette di andare a fermarmi sull'incrocio della griglia. Non sarà quindi difficile realizzare una linea orizzontale. Ora, questa linea ha una misura, una posizione fondamentalmente casuale all'interno del mio sistema di assi cartesiani, e qui subentrano i vincoli. Quindi questo strumento crea un vincolo di simmetria tra due parti rispetto a una linea o a un terzo punto S. Se noi andiamo a premerlo e andiamo a premere questi 3 punti, vedete che abbiamo creato un vincolo. Questo vincolo cosa dice? Dice che questa linea, indipendentemente dalla sua lunghezza, sporgerà sempre della medesima parte rispetto al punto di intersezione degli assi. Ora creo un vincolo di lunghezza. Cosa vuol dire? Questa linea, quando l'ho disegnata a 60, io voglio creare questo asse di 35 mm. 35 mm, e vedete che l'ha accorciata in maniera pari a destra e a sinistra, rimanendo simmetrica rispetto all'origine degli assi. Ora a me servono 3 circonferenze che andrò a disegnare con lo strumento, e lì è abbastanza intuitivo. Creo un cerchio nello schizzo, 1, 2, 3. Cosa voglio fare? Ora voglio posizionare, quindi creo un vincolo di coincidenza sull'elemento selezionato. Quindi premo quest'icona, premo sul centro della circonferenza e sul punto estremo della mia retta. Vedete che viene portata e vincolata. Io non la posso più spostare da lì se non vado a tirare via il vincolo.
Stesso discorso, quella centrale che sarebbe questa, la vado a portare in questa posizione e questa. Ora però le mie circonferenze non hanno raggio 5 e 12,5, ma un raggio casuale. Ecco perché vado a vincolare un arco o un cerchio. Quindi raggio 5 e vedete che lo dimensiona. Idem raggio 5 e lo dimensiona. Idem raggio 12,5 e lo dimensiona. Ora devo creare queste quattro rette. Quindi una retta, un'altra retta, un'altra retta e un'altra retta. A caso. Bene, creiamo dei vincoli di tangenza. Quindi questa retta la voglio tangente con questo cerchio, ma la voglio anche tangente con questo. Perfetto. Questa la voglio tangente con lui e sempre lei la voglio tangente con lui. Questa la voglio tangente qua e questa la voglio tangente qua. Questa la voglio tangente qua e questa la voglio tangente qua. Perfetto. Ora queste rette però sporgono un po' più del dovuto, quindi con questo strumento taglia un bordo, vado a tagliare le mie rette. Dove la taglia? La taglia fino al punto di intersezione. Taglia, taglia, taglia e taglia. Idem di qua, idem di qua. Ora, ciò che mi dà fastidio sono, salviamo, le circonferenze in eccedenza, quindi tagliamo anche loro. Opla. Benissimo, non me le taglia. Vediamo di ingannarle facendo un'operazione di questo genere. Vedete? A questo punto me le taglia, cioè ci ho infilato dentro una riga e per lui possono essere tagliabili. No, ho premuto il tasto ESC, scusate. Perfetto. Ora esco, prendo questa riga e la taglio. Stesso discorso farò in questo punto. Taglio, taglio, taglio. Tasto destro, vado a cancellare questa, salvo e non dovrebbe più servirmi neanche questo. Vediamo però che non vada a fregarmi con i vincoli. Perfetto. Ora il mio sketch è stato creato, spero siate riusciti a seguirmi. Esco dallo sketch, vado in part e utilizzo questa flangia, ve lo dico io, è alta. Non ve lo dico perché non riesco a leggerlo di là. Adesso andiamo a vedere. Ecco qua, 3,75 e ha due fori da 5, ma di quello ce ne preoccupiamo dopo. Allora, premo sullo sketch, estruda lo sketch selezionato nello stesso verso di 3,75 creando un solido. Applica, ok, premo la mia rotellina e come vedete è stato creato il mio solido. Visualizziamo l'origine degli assi che non l'abbiamo fatto prima, eccola qua. L'origine degli assi è su questa base, va benissimo. Allora, solleviamo l'estruso di posizione placement di 3,75 in Y, giusto per averlo dopo
giusto, 3,75. Ok, come vedete gli estrusi sono due, uno lo cancelliamo, non chiedetemi perché, ma tanto fondamentalmente per il nostro lavoro è corretto, e creiamo un cilindro. Vedete, cilindro che mi ha messo in maniera orizzontale. Quindi noi questo bel cilindro lo andiamo a ruotare secondo X di 90 gradi o meno 90 era meglio, meno 90, eccolo qua. Questo bel cilindro lo duplichiamo due volte, quindi coppia, incolla, incolla. Uno di questi bei cilindri lo prendiamo e lo spostiamo in X di 17,5 mm, cioè la metà di 35, 17,5. L'altro lo spostiamo di meno 17,5. Andiamo a portare il raggio a 2,5 sia dell'uno che dell'altro, e questo invece lo portiamo a raggio 7,5, che è il foro, quindi 7,5. Perfetto, andiamo a premere sull'estruso col tasto CTRL su uno dei due e facciamo il primo foro. Estruso, tasto CTRL, sottrazione di forme, estruso, tasto CTRL, sottrazione di forme. Benissimo. Andiamo a sistemare un po' di spigoli col tasto CTRL premuto, premiamo su tutti gli spigoli che vogliamo arrotondare o smussare. Una volta che abbiamo premuto sugli spigoli, premiamo OK e il gioco è fatto. Ora facciamo File, salva e anche esporta. Quindi premiamo su Chamfer e diciamo File, esporta. Un file step va più che bene, sempre in documenti, flangia. Chiudiamo, torniamo a tubo e gli diciamo File, importami la mia bella flangia. Ecco che abbiamo la nostra bellissima flangia che andremo a sopraelevare di 28,75 di 25 mm. Quindi andiamo su Chamfer, che è quella che abbiamo selezionato, in posizione, Z, pardon, Y, 25 mm, e il meno in Z in più di 23,75. 23,75. Vedete che così è perfettamente centrata. Uniamo i due elementi, andiamo in Fusion, Refine è a posto, Body che non ci serve più lo cancelliamo e il nostro lavoro è ultimato. Quindi da oggi potete disegnarvi i collettori delle vostre auto, delle vostre moto e i tubi di scarico dei vostri VC. Non è assolutamente difficile, si tratta solo di imparare a utilizzare gli sketch, le estrusioni, gli sweep e le traiettorie. Abbiamo affrontato un po' tutto in questo esercizio, ne faremo altri. Esercitatevi e questo cercate di copiarlo da zero a casa. È senz'altro un signore esercizio. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi aspetto
al prossimo tutorial. Se vi è piaciuto ciò che avete visto, un bel mi piace e una condivisione del video. Grazie a tutti e buona giornata.